Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist frazioni algebriche. Se avete un compito sulle scomposizioni delle frazioni algebriche e avete già visto tutti i video sui singoli esempi, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti, quindi faremo esercizi in cui troviamo sia sottrazioni o somme di frazioni algebriche, sia prodotti o anche divisioni. Come si svolge questa espressione? Prima di tutto dobbiamo dare la precedenza alle parentesi tonde e quindi qui dobbiamo svolgere la sottrazione tra due frazioni, e se avete visto il video somme o sottrazioni sapete che dobbiamo fare l'MCM. L'MCM tra B e 1 è B. Sopra facciamo i calcoli, quindi B fratto 1 fa B, moltiplicato per il numeratore viene AB. B fratto B fa 1, quindi ricopio il numeratore, che in questo caso è 1. La parentesi tonda, ora che ho un'unica frazione algebrica, posso permettermi di non scriverla e quindi non la metto. Qui di nuovo diamo precedenza alle parentesi, quindi dobbiamo fare una somma tra queste due frazioni, quindi di nuovo l'MCM, che è B anche in questo caso. Facciamo i calcoli, sopra ho B fratto 1 B, quindi AB. B fratto B 1 moltiplicato per il numeratore rimane 1. Qui ho una frazione, non devo fare calcoli e quindi mi avvantaggio e faccio subito la scomposizione. Al numeratore ho un monomio, cioè un solo termine, quindi lo ricopio, non posso scomporlo. Al denominatore mi devo chiedere come prima domanda: posso raccogliere qualcosa a questi tre termini? La risposta è no. In questo caso non posso raccogliere nulla. Quindi la seconda domanda quando scompongo qual è? Quanti termini ho? Ho tre termini e se avete ripassato bene i prodotti notevoli sapete che con tre termini posso avere un quadrato di binomio. Devo individuare due quadrati. Noto che questo è il quadrato di AB e questo è il quadrato di 1. Per essere a tutti gli effetti un quadrato di binomio sappiamo che questo termine qui deve essere il risultato di AB per 1 per 2 e in effetti torna, quindi sappiamo che questo è in effetti un quadrato di binomio e si scrive così. Bene, ora ci sono rimaste tre moltiplicazioni, abbiamo già scomposto tutti i nostri termini perché questi qui, oltre ad aver fatto i calcoli, abbiamo visto che non possiamo ulteriormente scomporli, questo l'abbiamo appena scomposto e quindi arriva il secondo e ultimo step, quello più divertente. Andiamo a semplificare, cioè mandare via tutto quello che troviamo di uguale sopra e sotto. Quindi qui noto che c'è B, B e qui c'è B alla seconda, quindi ho due volte B sotto e due volte B sopra, va via tutto. Poi qui noto che ho AB più 1 e qui ho B più 1 alla seconda, quindi tutto questo mi va via e qua me ne rimane 1. Abbiamo finito, purtroppo non c'è altro che si semplifica, quindi andiamo a scrivere il risultato. Sopra mi rimane AB meno 1, sotto mi rimane AB più 1. Come sempre andiamo a fare un esercizio un po' più difficile e aumentiamo il livello. Ok, abbiamo un'espressione di questo tipo. Come sempre vi ricordo che la precedenza va data alle parentesi, quindi andiamo a risolvere prima di tutto questo blocco qua. Ho una somma tra due frazioni, quindi dobbiamo fare l'MCM. Noto che i denominatori non sono scomposti, quindi andiamo a scomporli. Quando scompongo ho due domande. La prima: posso raccogliere qualcosa a tutti e tre? No. La seconda: quanti termini ho? 3. Voi sapete che con tre termini il prodotto notevole è il quadrato di binomio. In effetti noto che questo è il quadrato di x e questo è il quadrato di 2. Per essere a tutti gli effetti un quadrato di binomio, qui devo avere un termine che è il risultato di x per 2 per 2. Viene 4x, mentre qua ho 2x. Abbiamo il cosiddetto falso quadrato. Dunque questo denominatore qui non si scompone in alcun modo. Andiamo allora a vedere di scomporre questo. Prima domanda: posso raccogliere qualcosa? No. Seconda domanda: quanti termini ho? 2. Con due termini può essere una somma per differenza, ma non ho due quadrati perché qui c'ho x alla terza. Per essere un quadrato potevo avere x alla seconda, x alla quarta, cioè x elevato a una potenza pari, e quindi no. Tuttavia con due termini so che posso avere anche la somma o la differenza di cubi, nel nostro caso una differenza. Infatti x alla terza è il cubo di x e 8 è il cubo di 2. Una volta individuati i due cubi, vi ricordo che la differenza tra cubi si risolve così: x meno 2, che sono i due termini
privati del cubo, per un trinomio che si calcola in questo modo: il quadrato del primo, x alla seconda, il prodotto dei due termini cambiato di segno, quindi 2x c'è il meno, diventa più 2x, e il quadrato del secondo, 4. Guarda caso abbiamo ottenuto proprio quel falso quadrato che era anche qui nel nostro primo denominatore. L'MCM, devo prendere tutto quello che vedo con il massimo esponente. x meno 2 l'ho ricopiato, e questo termine che è uguale a questo termine l'ho ricopiato. Il mio MCM è il prodotto di questi due fattori. Andiamo a fare i calcoli. L'MCM fratto il denominatore mi rimane x meno 2 moltiplicato per 1 più l'MCM fratto questo denominatore mi rimane 1 moltiplicato per il numeratore 1 diviso. Ora andiamo a fare questo blocco, quindi andiamo a risolvere la somma che c'è tra parentesi. Di nuovo dobbiamo fare l'MCM. Questa volta i denominatori sono già scomposti e quindi l'MCM è x meno 2. Ora l'MCM fratto il primo denominatore rimane 1 moltiplicato per il numeratore sopra 1. L'MCM fratto niente, cioè fratto 1, mi rimane x meno 2 moltiplicato tutto per 1, x meno 2. Anche qui, come prima, le parentesi tonde posso permettermi di non scriverle perché ho un unico blocco, cioè un'unica frazione. Per anche qua tra parentesi tonde devo svolgere queste somme, quindi l'MCM questa volta è x, calcoli x fratto x 1, quindi mi rimane 4, x fratto niente mi rimane x, quindi x alla seconda più 2x. Ok, ora sono sparite tutte le parentesi, quindi andiamo a fare i passaggi successivi. Qui al numeratore posso sommare i due termini, quindi meno 2 più 1 fa meno 1, e ricopio il denominatore perché è già scomposto, quindi non posso fare altri passaggi. Qua c'ho un diviso, lo trasformo in per ribaltando questa frazione, quindi quello che è sotto lo metto sopra, viceversa quello che è sopra lo metto sotto, quindi x meno 2 è andato su, mentre qua 1 meno 2 fa meno 1, quindi ricopio sotto invece di ricopiarlo sopra x meno 1, per qui lo ricopio, do un'occhiata se posso scomporre, ma qui vedo che ho x alla seconda più 2x più 4 che è lo stesso che abbiamo qui, quindi lo riscrivo nello stesso ordine che qua, così a occhio, a vista mi rimane più comodo. Ora abbiamo fatto tutti i calcoli, abbiamo fatto tutte le scomposizioni, quindi siamo arrivati all'ultimo step, cioè quello di semplificare tutto quello che troviamo sopra e sotto di uguale. Questo qui, come già abbiamo visto, va via con questo sopra, questo qui va via con questo sotto, x meno 2 sopra e sotto vanno via, e quindi il risultato è: sopra non mi è rimasto niente, quindi scrivo 1, sotto mi è rimasto x, e questo è il nostro risultato. Dopo aver visto tutte le tecniche pratiche per svolgere gli esercizi sulle frazioni algebriche, ora è arrivato il tuo momento. Questa è la palestra di esercizi che ho preparato per te. Mi raccomando, fai pratica. Come ogni palestra, la continuità è quello che fa la differenza, quindi è molto importante allenarsi con costanza e determinazione. E anche per oggi è tutto. Spero tu abbia fatto tutti gli esercizi che ti ho passato senza sbirciare nelle soluzioni. Comunque, se c'è qualche esercizio che non ti è venuto, fammelo sapere e scrivimi in chat, così ti aiuterò. Ricordati, questi sono come degli allenamenti in palestra e quindi pian piano, con costanza e pratica, arriverai al risultato finale. Io sono Monia Tomassini e, come sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima playlist.